Bentornati, sono il dottor Massimo Lombardi, oculista e in questo video parleremo di glaucoma. Il glaucoma, soprattutto quello cronico, perché abbiamo glaucoma acuto, glaucoma cronico e glaucoma a bassa pressione. Quindi queste tre tipologie di glaucomi hanno ovviamente anche storie un po' diverse. Il glaucoma è stato visto da sempre come giustamente è un aumento della pressione endooculare. La pressione endooculare normale ha un range dai 14, 12, 14 mm di mercurio fino ai 18-20 mm di mercurio. Io ritengo che il range giusto sia dai 10-12 ai 16, massimo 18. E ritengo già sospetto un 20 di pressione oculare, anche perché questa malattia ha la caratteristica di essere una delle malattie più subdole che si possano conoscere. Perché? Perché non è che cominci e ci sia un esordio improvviso, se non nel caso del glaucoma acuto. Allora il soggetto prende immediatamente coscienza del problema che lui ha e quindi dopo può utilizzare dei provvedimenti più o meno adeguati. Il problema del glaucoma cronico, che è l'argomento principale, invece esordisce con delle poissée, con dei piccoli rialzi pressori. Voi dovete immaginare che quando aumenta la pressione dell'occhio è perché l'arteria centrale della retina immette più sangue a maggior pressione. Questo avviene, anzi questo si traduce, per essere più esatti, in una specie di piccolo colpo, chiamiamolo di martello, un piccolo, perché dall'arteria centrale questo colpo che è sincrono con la sistole cardiaca, quindi per ogni sistole un colpetto, per ogni sistole un colpetto. Poi la misura ovviamente della pressione è la media che si stabilisce. Questo tipo di colpetto sincrono ovviamente si modula in modo diverso, quindi ha dei momenti di quiescenza, quindi una pressione perfettamente normale, tu vai a misurarlo, anzi anche bassa la trovi. Poi in certe occasioni questa pressione comincia a risalire. Siccome lo fa lentamente e progressivamente, i disturbi che crea inizialmente nel soggetto sono facilmente confondibili con disturbi banali, mentre invece sta accadendo una cosa molto pericolosa, che è l'assuefazione delle cellule sensoriali che sono all'interno dell'occhio per rendersi conto della variazione della pressione. Queste cellule, a forza di subire questi alti e bassi, diventano, diciamo, non più facilmente percepibili al soggetto, perché l'abitudine soprattutto alla pressione alta che si comincia ad avere tende ad addormentare questo senso di piccolo dolore o sconforto creato dall'aumento della pressione. Quindi è un fenomeno, ripeto, molto pericoloso perché è molto subdolo. Ti dà il tempo di abituarti all'aumento di pressione, ti fa diventare una pressione alta, patologica, come normale. E tu pensi di vivere ancora una vita normale perché i danni non sono ancora così evidenti. Solo quando avrai dei danni evidenti, allora ti renderai conto che c'è un problema, cercherai uno specialista e probabilmente verrai a sapere perché hai avuto questi danni. Quindi il glaucoma ha questa caratteristica. E per anni si è pensato soltanto al problema della pressione endoculare, quindi tutte le terapie, tutte le chirurgie si sono concentrate sul fatto di abbassare questa pressione endoculare. Quindi l'abbassamento della pressione endoculare avveniva o attraverso l'uso di farmaci che fossero capaci di ridurla, anche dei diuretici, perché il diuretico, scaricando una certa massa di liquidi, riduce anche la pressione dell'occhio. Ma poi ci sono perfezionati dei farmaci tesi a inibire o ridurre la produzione di umoracqua all'interno dell'occhio.
Sicuramente è una terapia più mirata, si va a cercare di ridurre quell'organo che produce più del necessario. Bene, questo era vero finché non ho scoperto io la realtà più profonda del glaucoma. Quindi l'uso di questi farmaci, anche beta bloccanti con effetti secondari non da poco, mi sono reso conto che non è una risposta migliore che si potesse dare al fenomeno. Io personalmente ho sofferto di glaucoma cronico per 40 anni, dai 35 ai 75 anni di età. Al 75esimo anno mi sono rivolto all'Altissimo chiedendo che se era una condanna che dovevo subire, l'avrei subita come ho sempre accettato ogni sua volontà, ma se era il momento o c'era la possibilità di darmi una mano, quello era il momento di farlo perché ormai i farmaci avevano raggiunto un tale livello di assuefazione, mi ero assuefatto ai farmaci per abbassare la pressione dell'occhio, chiamato tachifilassi, cioè un fenomeno di riduzione forte della capacità del farmaco di agire come agiva prima. Ormai mettevo quantità di colliri, non diciamo quante, ma incredibile, e l'effetto era sempre di meno, fino a diventare quasi nullo. Quindi mi trovavo scoperto di fronte a un destino certo di cecità se non avessi trovato una soluzione. Bene, devo ringraziare l'Onnipotente che ha voluto favorirmi nel darmi la risposta esatta al problema e mi ha fatto capire, con un ragionamento che adesso non sto qui a spiegare, che, o meglio, spieghiamolo, nella medicina naturale cinese gli organi si dividono in organi cavi e organi pieni e sono gemellati, c'è un twinning fra un organo cavo e un organo pieno. Bene, l'occhio è un organo pieno ed è gemellato con lo stomaco, che è un organo cavo. Tant'è vero che già gli oculisti, diciamo, di cultura occidentale, che non conoscono la medicina naturale cinese, sanno che le ghiandole di meibomio, Zeiss, eccetera, sono collegate, che sono nelle palpebre, sono centinaia di piccole ghiandole nelle due palpebre, sono in grado di buttare sulla congiuntiva, quindi sull'occhio, delle tossine quando gli organi principali emuntori, cioè quelli che sono deputati alla pulizia dell'organismo, che sono la pelle, le urine e le feci e la respirazione, non sono più in grado di portare, diciamo, ridurre il carico tossico dell'individuo. Cosa fanno? Usano un sistema vicariante che è quello dei vasi linfatici che sono collegati dagli intestini a queste ghiandole di meibomio e di Zeiss delle palpebre. E allora il paziente sentirà questo senso di sabbia, oppure bruciore, eccetera, perché sono le tossine che agiscono direttamente sulla congiuntiva e l'effetto si può mitigare semplicemente lavando gli occhi con acqua fredda corrente più volte, perché a quel punto si sono lavate via le tossine. Quindi non è che si è eliminato il problema, si è solo ridotto al momento l'effetto irritante di queste tossine sulla congiuntiva. Bene, a quel punto, capito che il meccanismo era legato allo stomaco, quindi c'era un organo principale che determinava questo aumento di pressione attraverso un'intossicazione cronica dell'occhio, quindi non più semplicemente buttare l'eccesso di tossine attraverso le ghiandole meibomio di Zeiss, ma provocare un'infiammazione cronica dei tessuti interni dell'occhio e soprattutto di una particolare struttura dell'occhio che è il collagene, perché l'occhio è fatto fondamentalmente di collagene, la cornea è collagene, la sclerotica, questa cosa bianca, è collagene e anche una struttura a forma di spugna, si chiama lamina cribrosa, è fatta di collagene, così come il canale di Schlemm, dove avviene lo scarico dell'umore acqueo, quindi dove si dovrebbe ridurre la pressione, anche lui è fatto di collagene. Quindi questo collagene subiva un fatto infiammatorio cronico dovuto alle tossine circolanti generate da uno stomaco e degli intestini
che non funzionavano più regolarmente, perché avevano introdotto sostanze tossiche di cui non erano in grado di liberarsi altrettanto facilmente. Noi siamo una membrana a osmosi inversa, quindi siamo capaci di far passare attraverso i nostri tessuti le sostanze che poi sono gli escreti, quindi appunto urine, sudore, feci, eccetera, la respirazione in parte, e che dovrebbero appunto eliminare il tossico. Invece non è vero, la maggior parte dei tossici restano intrappolati all'interno della membrana osmotica, dove soprattutto le cellule adipose, quindi nel grasso, è più facile che contengano queste tossine, ma vengono contenute anche nei liquidi interstiziali, nel sangue, nei liquidi linfatici, è un po' dappertutto che si distribuiscono le tossine, nel fegato è un grande accumulatore di tossine. Perfetto. Quindi, avendo capito questa logica, io ho capito anche che per trattare l'occhio dovevo ribaltare il paradigma, non più trattare l'occhio, ma trattare lo stomaco trattando l'occhio. Quindi questo salto di qualità che mi è venuta in mente è quello che ha completamente rovesciato la situazione anche mia personale, perché dopo, essendo io specializzato, ecco, bisogna dirlo, in omotossicologia, omeopatia, bioelettronica, medicina naturale cinese, ho potuto realizzare quel collirio che finalmente è stato immediatamente capace di ridurre la mia pressione oculare. E in pochi giorni, e vorrei dire in un mese o meno, ho visto piano piano riconquistare alcune capacità visive che avevo già perso. E più sono andato avanti in questa terapia, più sono migliorato al punto di poter considerare oggi le mie condizioni visive più o meno stabili e ovviamente normalizzate. I danni che ho già avuto ovviamente in parte sono restati, ma in buona parte attraverso anche l'uso della riprogrammazione delle cellule staminali in loco, che è una mia idea, una mia diciamo, tecnica che ho adottato io, ho potuto anche rigenerare in buona parte i tessuti danneggiati. Quindi è fondamentale capire questo annesso di causalità. La tossina crea un'infiammazione cronica, l'infiammazione cronica crea quello che si chiamano le cascate citochiniche, addirittura la tempesta citochinica nell'organismo. La tempesta è quella che spiega meglio i glaucomi acuti e altri casi di glaucoma non sempre a pressione così costantemente alta. Quindi questa tempesta citochinica crea questa infiammazione cronica per la quale non eravamo stati programmati quando siamo stati creati nell'Eden. Nell'Eden siamo stati creati con la capacità di poter resistere a infiammazioni acute, ma di una durata non estremamente lunga nel tempo. Tutto ciò che è visto in forma cronica trova i tessuti e le cellule staminali impreparate a poter reagire adeguatamente. E da qui nascono le malattie, perché le cellule staminali a loro volta sono state create per superare i danni e poter ristabilire, normalizzando, l'equilibrio precedentemente perso. Quindi le cellule staminali vengono inibite dalla cascata citochinica e quindi bisogna eliminare la cascata citochinica per poter permettere alle cellule staminali di autoriattivarsi, perché noi siamo un organismo talmente meraviglioso, capace di autoguarigione. Ma a quali condizioni? A condizioni di lasciare in pace il nostro organismo, le nostre cellule, lasciarle vivere così come sono state programmate in quelle condizioni ambientali dell'Eden dove sono state programmate, con quelle sostanze nutritive allora presenti e che oggi sono praticamente, non dico sparite, ma ridotte in maniera sostanziale. Ecco perché tutte le malattie, ecco perché ovviamente nell'Eden non ci si ammalava, si moriva, ma non ci si ammalava, si moriva di morte acuta per incidente oppure si moriva per aver raggiunto il termine del proprio, diciamo, della durata del proprio DNA, che è circa di 130 anni. Bene, torniamo alle terapie, quindi ho potuto sviluppare una terapia per il glaucoma cronico basata sull'uso di questo collirio fatto attraverso preparati omotossicologici omeopatici
miscelati in modo adeguato per poter essere efficaci sull'occhio, coadiuvati da punture sotto l'occhio attraverso un ago di insulina di 10 mm per poter iniettare nel grasso retrobulbare queste informazioni che permettano all'occhio di autoriprogrammarsi. Quindi ho anche ideato quella che è la medicina rigenerativa informazionale, perché ho capito che sono le informazioni che permettono la nostra vita. Informazioni circolanti, che ho già spiegato in un altro lavoro scientifico, si trovano su quei microcristalli di ghiaccio presenti nei nostri fluidi corporei e che rappresentano lo storage, l'immagazzinamento, la banca dati delle informazioni biologiche importanti per poter mandare avanti il programma vita. Quindi queste punture che vengono fatte sotto l'occhio servono soprattutto per andare a sbloccare quello che è il nodo più importante della malattia di glaucoma, che è la lamina cribrosa, questa spugna dove passano attraverso i vasi principali della retina i nervi che da mielinici diventano amielinici nel passaggio all'interno dell'occhio e i vasi appunto sanguigni, i vasi linfatici, eccetera. Questi entrano in questa spugna sotto l'effetto infiammatorio cronico si contrae, si sclerotizza. Questo effetto di sclerosi provoca uno strangolamento delle fibre nervose e dei vasi, quindi riduce, ischemizza anche l'organo e quando sappiamo che si riduce il calibro di un vaso aumenta anche la pressione interna, perché per poter compensare la portata bisogna che acceleri il flusso all'interno del passaggio più stretto. Quindi tutto ciò porta lentamente a quel degrado, a quel decadimento delle condizioni visive dei fotorecettori che non hanno più né l'ossigeno né le sostanze nutritive e le stesse fibre nervose che vengono strangolate lentamente, eccetera. E questo spiega il perché nei casi di glaucoma a bassa pressione, cioè quei glaucomi dove il soggetto o è stato operato in modo brillante, di pieno successo, è riuscito a ottenere una pressione addirittura più bassa della norma, 10, 12, eccetera, o quelli che hanno comunque un glaucoma con bassa pressione, cioè non li si trova mai con pressione superiore ai 10-12 mm di mercurio. Bene, questi soggetti, il loro problema principale non è più nel canale di Schlemm per l'aumento della pressione interna dell'occhio che provoca un inginocchiamento e uno strangolamento dei vasi e delle fibre nervose a livello del foro del forame oculare, cioè nel punto dove passa il nervo ottico e che si sfiocca come un'ombrella all'interno della retina, creando la retina con i vasi e tutto. Quel buco nella sclera, che è un tessuto sclera proprio perché è duro, molto duro, l'aumento di pressione interna si riflette in uno schiacciamento di questo nervo ottico e provocando un inginocchiamento contro il bordo dei vasi e delle fibre nervose, strangolandole già in quel primo momento per eccesso di pressione. Ma quando l'eccesso di pressione è stato vinto, resta il secondo strangolamento, quello che avviene più in giù, più fuori, al confine dell'occhio, lì dove c'è la lamina cribrosa attraverso la quale passano vasi e nervi. Quindi il vero decadimento della vista finale, una volta raggiunta una pressione oculare più che anche bassa, sta nel continuo strangolamento della lamina cribrosa. Quindi alla fine il danno maggiore o il danno finale, che io chiamo danno finale, lo provoca la lamina cribrosa. Ecco perché io vado a fare delle punture dietro all'occhio in modo da poter far rilasciare il più precocemente possibile la lamina cribrosa. Quindi tra collirio locale, punture retrobulbari e soprattutto il cambiamento radicale della dieta dell'individuo per potergli impedire un ulteriore avvelenamento, intossicazione, come volete chiamarlo voi, è l'erudizione del soggetto su quanto riguarda gli alimenti da poter utilizzare in un mondo che è diventato falso, non solo di notizie, ma anche delle cose che mangiamo,
Quindi è un mondo falso che produce anche alimenti falsi, che ci generano questa infiammazione tossico-cronica che poi produce tutte le malattie ed anche il glaucoma. Quindi se uno non capisce che il glaucoma è qualcosa di molto più complesso e bisogna saltare il guardare solo l'occhio e le meccaniche, anzi le meccaniche pressorie all'interno dell'occhio solamente, ma bisogna uscire fuori, capire esattamente il funzionamento del tutto e dopo si può essere più mirati come terapia e avere sicuramente un maggior successo. Di fatto, oltre al successo avuto sui miei occhi, tutti i miei pazienti che ho trattato con identica cura, con identiche gocce, con identiche punture che faccio anch'io ancora oggi, sono tutti praticamente migliorati o guariti. Ovviamente è difficile garantirsi il cambiamento radicale delle abitudini alimentari, perché noi siamo troppo attaccati alle nostre abitudini e il nostro limite è la nostra, è la cosa peggiore che noi abbiamo, questo radicarci sulle abitudini e questo voler conservare, quasi per darci un senso di sicurezza nella vita, uno sciocco senso di sicurezza nella vita, che noi tendiamo a conservare anche abitudini alimentari chiaramente sbagliate. Vi ringrazio di aver seguito anche questo appuntamento e vi aspetto per la prossima occasione.